Ben ritrovati e ben ritrovate, Tiranno Matto qui. Come sempre, dritto al sodo. Vi sarete magari chiesti, ma quali sono le classi dei personaggi nell'ultimo corto d'animazione di Larian Studios? Se non lo avete visto, vi lascio una chicca introduttiva prima di arrivare al fulcro della questione. The final patch. Not including updates for bugs and so forth. Ugh, bugs? What does it mean? It means we're at the end of an era. One last indulgence to sink our teeth into. Affermare che Larian conosce fin troppo bene la sua community potrebbe essere un eufemismo, considerato la thirst trap che hanno scatenato nel video con la sottoclasse del gigante di Karlach, classe del barbaro con il nuovo potere Dira che permette a Karlach di raddoppiare in stazza, rafforzando il desiderio di molti di noi di avere una Metalhead Dommy Mommy barbara in party. Desiderio canonicamente condiviso anche dalla principessa favorita da tutti gli dei. Sharty, questo aggiornamento, ha ricevuto il dominio della morte che permetterà a tutti noi di, smetterla di bullizzarla perché non riesce a far entrare una sacra fiamma che sia una. In compenso potremmo bullizzarla perché non farà entrare nessuno dei due rintocchi di morte. Larian non è ancora riuscita a convincermi che il nostro Astarion in realtà non sia un bardo, considerato quanto Drama Queen possa comunque rimanere anche negli anime. In compenso, la sua classe ufficiale, quella del ladro, ha ricevuto l'archetipo dello spadaccino, forse uno dei più interessanti anche in gioco cartaceo, che rende Astarion letale in corpo a corpo. O almeno questo è quello che lui ci vorrebbe fare credere, ma non necessariamente tutti questi nuovi trucchetti da ladro saranno essenziali e fondamentali per ogni evenienza. Letteralmente un mago della versatilità, Gale ha finalmente sbloccato un archetipo che tecnicamente sarebbe un'esclusiva tutta elfica nel Faerun, il cantore della lama, o come piace a me chiamarlo, il cantalama. Potremmo finalmente dimostrare che il buon Gale sa cavarsela perfettamente in corpo a corpo, dovendo però restringersi solo all'utilizzo di lame, ovviamente, e non bastoni o altri tipi di arma. Non è un problema per quanto riguarda l'endgame. Per il resto della campagna potrebbe rappresentare una piccola difficoltà colmabile per vie traverse. È tempo di parlare della mitraglietta, volevo dire del guerriero arciere arcano, nello specifico per Lae'zel, che nel trailer pare essere completamente senza senso, tanto quanto sulla carta, garantendo al guerriero un sacco di nuove opzioni che effettivamente gli mancavano, permettendoci di personalizzare tantissimo le nostre tattiche di battaglia, ovviamente dalla giusta distanza, e grazie agli attacchi extra ed azione impetuosa diventare davvero una mitraglia magica. Interessante, eh? Per qualche assurdo motivo che non riesco ancora a spiegarmi, nell'anime Will è un personaggio con uno spessore. Scherzi a parte, è un personaggio che ha subito purtroppo nell'Early Access tanti tagli e modifiche e ha perso molto del suo potenziale narrativo. In compenso, finalmente è arrivata la Lama del Sortileggio, l'archetipo del Warlock, la classe iniziale di Will, più amato di tutti. E qui tocca fare una digressione. Come avrete notato, i personaggi sono finiti, ma le classi no. Infatti ne rimangono ancora altre fuori dall'anime, ma presenti in gioco ovviamente. Mi torna comodo parlare così del multiclasse, proprio grazie al fatto che la Lama del Sortileggio si presta molto bene a questa operazione e gode così di estrema popolarità, soprattutto in D&D quinta edizione, di cui Baldur's Gate 3 è una trasposizione videoludica, per via del fatto che con il livello corretto del privilegio Lama del Sortileggio, perdonatemi la rima, potremo attaccare con il modificatore di carisma. Questo mi permette di parlare della mia classe preferita, il paladino. Ehi, Granduca Ravengard, che ci fai sulla Steepoch? Ah, ho capito, stai facendo il paladino. Beh, ti raggiungerò a breve, fammi solo finire di parlare di tuo figlio, di come dovrebbe lui buildare paladino. Vedete, per me Will è fondamentalmente un multiclasse tutte le volte. Non solo per le caratteristiche min-maxate, ma per via del giuramento fatto a livello narrativo dalla Lama della Frontiera. Ecco, per una dimostrazione pratica di un'esperienza in gioco, ho caricato un mio vecchio salvataggio in cui avevo appena ucciso i Minotauri e vediamo un pochino come performano questi archetipi.
Se qualcuno di voi non ha ancora giocato il titolo, mi dispiace per gli spoiler, ma è un encounter chiuso in una bolla, quindi limitiamo i danni il più possibile. La prima volta che ho visto questa cutscene mi sono chiesto: una medusa? Cosa c'è qui? E poi mi sono ricordato che siamo nell'Underdark, nel sottosuolo, e non c'è bestia mostruosa, aberrante più iconica del Beholder. E subito ho pensato: non sarà un Beholder fatto e finito. Fortunatamente è solo uno Spectator, quindi la variante meno pericolosa, tra tante virgolette, di un Beholder dal reame remoto. Colgo l'occasione per ringraziarvi per essere qui con me, mentre nel background faccio vedere un pochino com'è andato questo scontro. Povero Gale che non ha superato il test. Può un mago andare in corpo a corpo? In ogni caso, questo video esiste soltanto perché voi e l'algoritmo Signore Supremo di YouTube avete deciso che io valgo la pena di essere guardato e ascoltato. Quello che è successo negli ultimi giorni mi ha lasciato completamente spiazzato e non c'è occasione migliore di questa per ringraziarvi e per mantenere fede a una promessa di informazione e contenuti gamer to gamer che sta così tanto a cuore a Larian, come ho specificato nel video news un po' raffazzonato precedente a questo, ed io stesso, Tiranno Matto, faccio motto e bandiera sul mio canale di questa filosofia. Da giocatore a giocatore, perché per me i videogiochi sono un medium fantastico per comunicare, raccontare storie ed esprimere anche necessità artistiche e di escapismo. Ero impreparato al successo dell'ultimo video e mi pento della scarsa qualità nella produzione dei contenuti all'interno di esso. Per questo sto cercando di presentarvi questa guida flash un po' diversa anche dai miei soliti format che non sono per nulla ancora solidificati e standardizzati. Il mio canale è in crescita, io sono in crescita e non voglio smettere. Anzi, sono stato spronato e, come alcune persone a me care mi hanno ricordato, Larian ti ha dato così tanto, è arrivato il momento di contraccambiare. È per questo che sono qui piuttosto che su Last Epoch a fare la race hardcore come mi ero ripromesso di fare. Quel video arriverà comunque, ma con tempi differenti. Volevo presentare il prima possibile un contenuto più succoso e dritto al sodo di Baldur's Gate 3. Come potete vedere, i nuovi archetipi se la cavano, chi più, chi meno. Per dare un giudizio più completo, fare un'analisi sulla patch finale e il gioco in sé, mi servirà più tempo. Al momento non posso streamare, spero che questo cambi in fretta. Mi sono reso conto che purtroppo le mie serie di gameplay walkthrough non hanno performato benissimo, quindi penso non sia efficiente insistere con quel format se non funziona, e non vorrei così facendo magari condannare al dimenticatoio un gioco che amo come Baldur's Gate. Non se lo merita. Shadowheart invece si merita le mie scuse perché non ha mancato Toll the Dead. Un'idea che ho in programma è una run con lui come protagonista. Non l'ho ancora mai fatta e forse questa è l'occasione migliore per preparare questa chicca, perché quest'uomo merita un tributo da parte mia di tutto rispetto. But you are in danger. I am not in danger, Skylar. I am the danger. Fanboyare Sven Vincke a parte. Io non so come dire grazie al destino, agli astri, alle coincidenze per questa opportunità. Ho lasciato un pezzo di me dentro Baldur's Gate 3, ho vissuto tutto il suo percorso di sviluppo con grande hype, attesa ed dedizione. È grazie a lui che ho riscoperto Dungeons & Dragons, che ho avviato tante attività collaterali nella mia vita e che sono cambiato. Mi piacerebbe parlarvi di Edmilla Shirra, Edi per gli amici, la mia barda arpista, e di tanti altri personaggi che ho traslato nel motore di gioco e che ho portato nella storia di Baldur's Gate 3, a viverne una diversa, ma che era pur sempre un'esperienza mia personale, a volte condivisa con le persone a me care. Questo gioco è fenomenale, lo rimarrà per sempre nei ricordi di tantissime persone come me, e veder fiorire il percorso che sto intraprendendo grazie ad esso è commovente. Non so se tale successo perdurerà, ma sto già iniziando a fare di tutto per non lasciarmi
scappare di nuovo questa opportunità che mi era scivolata via dalle dita quando nel 2023 non mi fu possibile streamare o creare contenuti per il day one di questo capolavoro assoluto. Vi preannuncio una guida più dettagliata alle classi e semplice in primis. Life is simple, and so is Minsk. Arriverà prossimamente, ma non vi so dare un tempo stimato. Nel frattempo, buone vacanze, buone feste, tiranno matto out anche oggi, questo è quanto. Guys? Hello? Anyone?